Nel corso dei secoli l'arte della guerra si è trasformata in arte di vivere. Le spade si sono fatte guantoni, i dojo si sono trasformati in gabbie, ma lo spirito, quello non è mai cambiato. Io sono Erwin e insieme all'ultimo samurai di Pinerolo, Michael Piazza, ti porterò in un viaggio unico nel tempo. Un percorso che parte dalle antiche scuole dei guerrieri per arrivare alle moderne arti marziali e alla nascita delle Mixed Martial Arts. Questo è il cammino del guerriero. Mitsuyo Maeda, grandissimo, nel 1914 va a vivere in Brasile. è andato già giù intorno al 1900, poi si sarà stabilito. Chi era lì. questo Maeda? Allora lui era un allievo diretto di Jigoro Kano, ok? Quindi judo Kodokan, fatto e finito. Judo puro. Judo puro fatto, ovviamente in quell'epoca 1900, ok? Quindi c'è tanto di jujutsu dietro, ok? Non si era ancora così evoluto Quella cosa sportiva in judo sportivo. E Maeda comunque prima di diventare discepolo di Jigoro Kano comunque faceva jujutsu, ok? E poi ha fatto judo, è andato nel Kodokan, è diventato forse adesso non voglio dire perché poi la gente mi insulta, forse era anche già maestro di judo Kodokan, ok? Quindi era già importante. Quindi diciamo era un pezzo grosso, era si può dire che era uno dei bracci destri, il braccio destro di quello non voglio non si sa a livello storico. Non si sa a livello storico, non voglio, sai. Perché è diventato famoso a livello storico Maeda proprio per questo. Maeda è diventato famoso perché andando in Brasile, insegnando. Ok, ma ci arriviamo adesso, ci arriviamo. Ci arriviamo. Quindi lui si allenava di judo con l'inventore del judo. L'inventore dello judo, Jigoro Kano. Che comunque da tutte le testimonianze e cose, eccetera, dicono che Jigoro Kano era un genio. Dicono proprio con tutti quelli le testimonianze, i grandi maestri dell'epoca hanno proprio ammesso che era proprio un genio, quindi secondo me aveva proprio quel qualcosa in più. Capita quella persona che nasce una ogni 1000 mai che ha quella cosa in più, che gli vengono le cose, poi magari io ero allievo di Jigoro Kano e poi io ero una cioè capisci? Quindi era proprio un genio. Comunque lui discendente, cioè proprio allievo di Jigoro Kano, prende e va a vivere in Brasile. Ok, e da qua nasce una bellissima storia, perché lui praticamente porta questa cosa che è l'insegnamento dello judo a due persone, si ritrova in questo periodo qua ad insegnare a due persone che diventeranno famosissime, della famiglia Gracie. Helio Gracie e l'altro si chiamava? Carlos Gracie. Senior, cioè sì, il primo Carlos. Carlos Gracie e Helio Gracie. Da qua sarà un pilastro molto importante Maeda in questo caso, perché darà vita a quello che è il Brazilian Jiu-Jitsu, che all'inizio si chiamava solo Jiu-Jitsu Gracie. Ok, però la mia domanda ora, prima che arrivasse Maeda in quel periodo e insegnasse a Helio Gracie e... Cosa c'era in Brasile? Esatto, cosa c'era in Brasile in quel periodo là? C'era la lotta libera, la lucha libre, ok? Era una lotta libera. E poi ma è tipo il valetudo? Cioè aspetta, la lucha libre non è il valetudo. Cosa ma poi è stata assimilata la lucha libre, poi è diventata valetudo. Quindi cosa si faceva però nella lucha libera? Una lotta libera, però la lotta libera comprendeva come se fosse una lotta libera, come se fosse un grappling. Però c'era già un reparto tecnico dentro? Già tecnicamente. Ma c'è proprio, secondo me, c'è qualcuno che insegna proprio lucha libre ancora, non è morta. Ma anche, secondo me anche in Italia qualcosa c'è. Comunque, e in più però, dato che era un'epoca un po'... Però si può dire che non era ai livelli dello judo... No, era più grezza. Ok, esatto, quello dico a livello di specializzazione. Sì, era più grezza, ma perché cosa succede? Perché queste arti marziali sono così affascinanti, i giapponesi? Perché l'abbiamo detto prima, noi qua abbiamo avuto il Rinascimento, le rivoluzioni, eccetera, eccetera. Lì si sono bloccati 250 anni e hanno continuato a fare arti marziali. Pensando a cosa?
pensando a un possibile combattimento, Cioè, ok. quando in realtà noi siamo arrivati al punto che non si combatte più con Arrivavamo, cioè, uè, ti sparo. Comunque, quindi cosa è successo? Che nell'altra parte del mondo, sai che noi avevamo il pancrazio, è come se noi in epoca romana non arrivava il Medioevo, rimanevamo chiusi e continuavamo ad allenarci con i gladiatori. Arrivavamo nel 1900 con i gladiatori che erano appena usciti, tu ti trovavi un gladiatore, non so chi vinceva, se un gladiatore o un samurai, non lo so io, però, cioè, capisci, un legionario romano, secondo me. Comunque, quindi un Alessio Sakara che ti guardava male un Alessio Sakara che ti guarda e si toccava la barba così, non era piacevole secondo me. Diceva dai E diceva San Pietrini. Comunque, quindi capisci perché hanno avuto modo di migliorare la tecnica e di affinare e portare avanti queste arti marziali qua, dove nell'altra parte del mondo andava sempre più a scemare, no? Ciao. Scemava, perché noi qua avevamo diritti e avevamo civiltà, ok? Non potevi già più uccidere le persone per strada così, Per caso a caso, alla buona, che se sbattevi contro un nobile non è che ti poteva tagliare la testa. Quindi ovviamente era un po' più sofisticato il judo, no? Ok. Quindi la lucha libre è un po' più grezza, che poi si è evoluta anche lei, però dato che in quell'epoca lì, ecco, tu prendi il Brasile, immaginalo, nel 1900, è già un casino adesso. Tu figurati nel 1900, com'era la legge del più forte, cioè, delle cose. Tu dici a livello di mentalità. Ok. Quindi è ovvio che tu porti il judo. Pensavo a livello industriale, a livello di civiltà. Sì, esatto, di civilizzazione. Erano un po' così. Ci sono tuttora adesso delle favelas, delle cose non messe bene, figurati in quegli anni. Figurati 100 anni fa, oltre 100 anni fa. Certo. Ok? Quindi giustamente l'epoca era quella, era un'epoca giusta per far proliferare e migliorare un'arte del genere. Quindi Maeda ha insegnato a Elio e Carlos. All'inizio loro l'hanno chiamato Jiu-Jitsu dei Cresi, no? Ok, quindi hanno inventato loro due, sì. Sono stati Elio Gracie e... Sì, perché Elio era il più piccolino della famiglia, era magro, quindi ha dovuto inventare degli escamotage rispetto al judo classico anche, che essendo più piccolino e più magro riusciva comunque a incastrare l'altro e vincere lo stesso. Okay. E quindi l'hanno chiamata appunto l'arte soave, no? Che riprende un po' il jujutsu, no? L'arte della flessibilità, del cedimento, no? L'arte della cedevolezza. Certo. Si è creata un po' questa confusione tra le persone perché non capiscono che Jiu-Jitsu e Jujutsu in realtà potrebbero essere la stessa cosa? Sì, è cambiato solamente quello che è il nome, l'abbiamo già detto nel video. Perché il Brazilian... C'è il Brazilian, però Jiu-Jitsu, in teoria il nome giusto sarebbe, cioè fosse stato Brazilian Jiu-Jitsu, sì, no? In teoria. Giusto era quello, sì. Però lì si vede che c'è stata una storpiatura. Il portoghese, puoi capire, Jiu-Jitsu, magari non riuscivano a pronunciarlo bene. Io mi chiamo Michael con la I-C-H. Okay, esatto. Quanti ne conosci che si chiamano Michael? Ok, sì. Però il nome è quello. Okay? Quindi arriva Maeda, li insegna a Elio e Carlos, loro fanno un esercito di figli, c'è tutta una storia bellissima dietro. Okay. 1920 nasce praticamente il Brazilian Jiu-Jitsu. 1920 è la nascita di questa disciplina. Sì, perché cosa succede? Che non solo più i greci insegnano, quindi perché allievi diretti di greci con un altro cognome vanno da una parte, vanno là, vanno anche in Nord America, eccetera, eccetera. Quindi una volta che vai in Nord America non ti chiami greci, come lo puoi chiamare? Grace. Brazilian Jiu-Jitsu. Ok. E quindi si forma il Brazilian Jiu-Jitsu. Però io so anche un'altra cosa, la famiglia dei Gracie era una famiglia che stava abbastanza bene. Allora, il Brazilian Jiu-Jitsu, il Jiu-Jitsu di Gracie all'inizio era un valetudo puro. Ok? Difatti, se voi andate a leggere diversi libri sui Gracie o su Rickson Gracie, tutto quanto,
fa proprio vedere quando loro si facevano le mega risse con quelli della lucha libre, oppure che sfidavano lottatori famosi brasiliani, eccetera eccetera, dove si menavano, quindi ti portavano a terra, pugni, colpi, schiaffi. Chiaro. Ok, quindi era un valetudo. Quindi il Brazilian Jiu-Jitsu l'hanno inventato loro, il Jiu-Jitsu dei Greci, i Greci Jiu-Jitsu, okay, però poi in strada si picchiavano come il valetudo. Quindi vedi che il Jiu-Jitsu dei Greci ricorda molto il Jiu-Jitsu clandestino che si picchiavano in Giappone. Chiaro. Ok. Quindi alla fine mi sembra di capire che si sono ispirati più a quello che è il Jiu-Jitsu che allo judo. Sì. Che allo judo. Sì. Io pensavo che proprio derivasse proprio per quello che secondo me Maeda praticava Jiu-Jitsu. Maeda sarà arrivato giù, ha insegnato il judo, ha visto la situazione com'era. Ha detto raga, solo lo judo qua non è che mi serve tantissimo. Mi sa che dobbiamo togliere un po' di regole perché ve la dovete cavare per picchiare la gente. Però è diventato un valetudo il primo brasiliano. Perché il valetudo non è una vera disciplina, è un regolamento. Sì, dove realmente poi quindi, dita negli occhi, testate. C'era il valetudo, era un regolamento, quindi tu arrivavi dalla lucha libre, tu arrivavi dal Brazilian Jiu-Jitsu e dove combattevate in valetudo. Ok. Come K1 per dire che non è una disciplina, ma K1 è un regolamento della kickboxing. Esatto. Come per dire MMA. Ci arriviamo adesso. Comunque i greci erano ricchi. Ok. Per quello che hanno potuto fare tutte queste cose, erano super ricchi, quindi all'inizio il Brazilian Jiu-Jitsu potevano farlo solo i ricchi. Ok. Perché c'era un costo e tutto. Pochi si sono scissi e hanno insegnato alle favelas. Ok, o a gente meno con benestare. Poi con l'arrivo del Brazilian Jiu-Jitsu in tutto il mondo sono riusciti a praticarlo tutti, ma all'inizio era proprio un po' per ricchi. Loro erano ricchi, difatti avevano 14.000 figli, li creavano, sembravano in laboratorio. Erano così, erano degli eserciti. Si può dire... era un clan. Prima hai detto infatti loro usavano il nome clan. Ok. Ripreso dal Giappone. A me fa ridere quando dicono però il Brazilian Jiu-Jitsu, vedi, ogni scuola ha inventato le patch sulla schiena, no, per rappresentare la scuola. Tutto quello che si faceva ai tempi con i samurai e l'appartenenza. I samurai avevano il mon attaccato alla schiena, più piccolo, però era per dire, no? Ogni famiglia aveva il suo mon. E questo dici che è stata un'influenza di Maeda, questa cosa? Può darsi, non lo so. Non si sa, a livello storico non si sa com'era prima, non si sa non lo so, però cioè comunque se si è sviluppato dopo Maeda. Paradossalmente il Brazilian Jiu-Jitsu assomiglia tanto, cioè ha preso tanto dalla cultura giapponese, ok? Ed è però una cosa bellissima. andando a logica, arriva Maeda e poi da lì si crea il discorso di clan e appartenenza e queste robe qua. Quindi non sappiamo se, però a livello logico quadra, no? 2 più 2. Quadrano, 2 più 2 fa 4. Cioè, soprattutto così tanto simile al sistema giapponese. Al sistema giapponese. È molto strana sta cosa, no? C'ho il capofamiglia, i figli, cioè un po'... Esatto, chiaro. Il primo Jiu-Jitsu dei Gracie, che assomigliava al valetudo, si può dire che era un valetudo, però con il regolamento del valetudo. Ok, però dico con delle proiezioni della lotta a terra molto più raffinata rispetto alla lucha libre. È stata molto raffinata da loro questo concetto. Sì, poi ovviamente dato che Helio Gracie, come ti ho detto, era più magrolino e tutto, ha dovuto sviluppare. Ha sviluppato ancora la parte, quindi è un'evoluzione, non è stata inventata dai giapponesi. Il Brazilian Jiu-Jitsu è il Brazilian Jiu-Jitsu. Punto. Loro hanno preso una cosa già esistente e l'hanno evoluta. Certo. Ok, soprattutto come quello lì che nei commenti ha detto per strada non ti proietti, si vede che ha fatto poche risse, perché nell'80% delle risse la gente finisce che si strattona e si va, vai corpo a corpo e vai a terra. Io però non dico nient'altro, limito a dire questo perché poi la gente scrive, parla, però in realtà si vede che ha fatto poche risse nella sua vita, gli auguro di non farle mai, però io posso assicurare che si finisce a terra. Non ne ho viste tante di gente che poi finisce a terra e parti con il pugno, ti avvicini, ti aggrappi, finisci a terra e arriva la gente. È l'istinto primordiale quello, è l'istinto più primordiale, è proprio quello di afferrare le persone. Difatti cos'è l'arte marziale più antica del mondo? La lotta.
in tutti i continenti. Chiaro, lo dicevamo in un video con Alessio Sakara. Ok. Perché se tu prendi un bambino appena nato, la prima cosa che fa è la lotta, l'istinto è quello di spingersi. Se tu prendi un bambino appena nato, non gli viene di tirarti il pugno. Certo, o un calcio. Ti prende, ti butta per terra. Certo. Quindi la lotta è una cosa proprio primordiale. Chiaro, vero. Ne abbiamo parlato anche con Sakara di questa cosa. Però io ora direi che, toccato anche l'argomento Brazilian Jiu-Jitsu, arriviamo a un punto clou, cioè verso la fine degli anni 90. Che succede? Possiamo dire che praticamente diventa famoso in Brasile, come hai detto te prima, anche magari in Giappone, la questione del Brazilian Jiu-Jitsu dei Gracie. No. Allora, diventa famoso il Jiu-Jitsu dei Gracie, il Brazilian Jiu-Jitsu in Brasile, e inizia a diventare famoso anche in America del Nord, perché dei figli si trasferiscono su per portare, avevano proprio un'idealizzazione globale loro volevano fare marketing, loro volevano portare il loro sistema in tutto il globo, quindi hanno mandato i figli al nord. Prima chi era Rorion, e poi lo raggiunge Rickson, e poi cercano di insegnare in California, e poi cercano di fare cose, eccetera. Però per quanto conosciuto, ecco, ora abbiamo toccato un tassello fondamentale, per quanto conosciuto poteva essere, rimaneva comunque una roba abbastanza di nicchia fino a quando non c'è stato il botto. Sì. Il botto è arrivato, e qua arriviamo al bello, ragazzi, la nascita della UFC. La nascita dell'UFC. La nascita della UFC era il primo evento mondiale, praticamente, che ricordiamo nasce da Art Davie, Helio Gracie, se non sbaglio, e un altro membro di cui non ricordo il nome, non me lo sono segnato. Poi c'era già Dana White come marketing manager. Esattamente, però era una figura che non era... Sì, no, però era lì, era sotto. Era lì sotto. Però c'era già il Dana White. Esattamente. Avrà avuto i capelli. Ma chi lo sa, questo non lo sapremo. Non lo sapremo. Era abbastanza giovane, avrà avuto i capelli. Magari è sempre nato così, pelato. Pelato. Però quello è stato il botto. Ci sono addirittura certi video, certi articoli che vanno a, tra virgolette, la cospirazione dei Gracie, che hanno sfruttato, loro sono stati gli inventori, l'idea dietro alla nascita della UFC. L'hanno fatta nascere proprio loro la UFC. Ok, esatto. Perché volevano. Con uno scopo. Con lo scopo di far vedere al mondo intero che tra tutte le discipline marziali, tra tutte le discipline fino ad allora sui grandi schermi, pugilato, shootbox, tutto, sumo, qualsiasi roba, karate, il Brazilian Jiu-Jitsu dei Gracie era la disciplina che più efficace, più forte al mondo, e hanno usato anche un escamotage molto interessante. Loro avevano in famiglia gente molto più grossa che avrebbe potuto combattere in quei circuiti e secondo me magari finire anche prima i match, però hanno deciso apposta di mandare uno come Royce Gracie, della famiglia Gracie, era il più piccolino, che era il più piccolino, 67 kg, non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo bene il peso, tra i 60 e i 70 kg, non era un gigante. Si mandavano Rickson. Esatto, che quanto pesava lui? Quant'era? Era sui 90 ecco, che chili. Già magari quei 20 kg. Sì, ma poi lui combatteva già nel Pride in Giappone, aveva già fatto incontri di, diciamo, MMA. Ok. Però diciamo che a livello di marketing, vedere uno piccolino che mena tutti quelli delle altre discipline che sono più grossi ha una valenza anche maggiore. Cioè, se tu prendi uno di 90 kg contro uno di 90 kg in un'altra disciplina, dici ok, può essere la disciplina, ma se prendi nettamente uno più secco di quelli delle altre discipline, dici porca miseria, vuoi vedere che anch'io che sono 60 kg posso battere poi uno di 100 kg, 110 kg, se so fare bene il Brazilian Jiu-Jitsu. Poi hanno fatto proprio l'escamotage giusto, l'hanno organizzata, l'hanno fatto l'evento, hanno fatto l'1, 2, il 3, mi pare il quarto, poi loro si sono ritirati perché una volta che loro hanno messo in piedi questa cosa qua, all'inizio l'UFC senza guanti. Spoiler, ha vinto Royce Gracie contro tutti quanti. Sì, sempre. Ha vinto i primi 4-5 ma anche con i wrestler, quelli di catch wrestling americani enormi, c'era una bestia col baffo che non mi ricordo il nome. Non mi viene in mente il nome neanche a me. Una bestia furiosa, forte. Che tra l'altro, piccolo particolare, ai tempi quelli di Brazilian Jiu-Jitsu avevano il gi addosso, quindi gli altri no. col gi. Gli altri però potevano avere quello che volevano loro. Esempio,
esempio nella shootbox c'erano o nel cage wrestling c'erano gli scarponi, quelli giganti, e valevano i calci. Avevano la tutina. Avevano la tutina, però dico, gli scarponi, quelli grossi, ti poteva arrivare un calcio. No, arrivavano con le scarpe, in più è più facile perché se tu hai il ghi è più facile per me afferrarti e portarti certo. terra. Invece arrivavano quelli del wrestling con la tutina, quella lì. Quindi non avevi l'appoggio per come tipo se il fosse bavero il per no-ghi. tirarli, certo. Senza bavero Certo. ci sono già un sacco di leve che spariscono, ok? Chiaro. Che noi nel jiu-jitsu classico Ken Shamrock. Si chiama. Bravo! Ken Shamrock. Bravo! Era lui! Sì, Ken Shamrock. Bestia di Satana era quello, era fortissimo. Fortissimo. Il tipo, però contro Royce Gracie non ce l'ha fatto. Sì, perché l'ha chiuso sotto, è andato poi in guardia e l'ha soffocato. Non mi ricordo se gli aveva fatto un triangolo. Non mi ricordo come è finita. C'ho i DVD, ho comprato i DVD originali a casa, li voglio tenere da collezione, sono stupendi, sono bellissimi. Però diciamo che nasce questa manovra di marketing, i primi 4-5 eventi, li vince tutti Royce Gracie. Al suo angolo all'inizio c'era stato anche Rickson, poi sono successe delle dinamiche strane in famiglia, perché non era tutta rose e fiori, era famiglia. Ok, di questo non sono informato. Ci sono stati un sacco di litigi, anche Rickson con Rorion, poi se n'è andato, gli ha fatto danno, hanno litigato più volte, questioni economiche, cose, eccetera, anche correnti di pensiero fra Elio e Carlos. Ok. Perché Carlos era quello più marchettaro, Elio invece era quello più difesa personale, tradizione. Okay. C'è sempre, no? Ci marciavano sopra sé. C'è sempre qualcosa che poi andiamo a parlare, ne parleremo dopo magari. Quindi cosa succedeva? Che però era bello quegli eventi perché vedevi proprio un'effettiva differenza dello stile. Tu vedevi Kung Fu, vedevi Karate, vedevi Box contro Judo, Jiu-Jitsu, cioè il Brazilian Jiu-Jitsu, vedevi proprio le differenze e tu vedevi proprio come se fosse un videogioco, vedevi proprio la differenza, la cosa bella era proprio quello, no? Ne parlavo con il senpai Bruno di questa cosa. E il primo evento in cui succedeva questa cosa delle diverse discipline marziali messe insieme a combattere, a scontrarsi fra loro, che arriva sul grande pubblico, in realtà non è la prima volta a livello storico che succede una cosa del genere. No, era già in Giappone. Già succedevano, gente che arrivava da una disciplina si menava con una, diciamo, non era fatta in grande magari. Non era fatta in grande come 11, però in Giappone ad esempio, per quello che a me viene un po' da dire, perché se tu vedi un po', c'era Rickson, combatteva già in qualche, adesso non mi ricordo se era il Pride, non si chiamava così, comunque c'erano eventi tipo di wrestler, che c'era Inoki, lui andava ma si picchiavano secchi con pugni, calci, strangolamenti, tutto, quindi c'era già questo mix. Chiaro. Ok, come la Shoto giapponese, no? Ok, sì. Quindi in Giappone che è nato poi uno di quelli che è stato quello che ha rovinato la famiglia Gracie. Uno che arrivava dallo Shoto. Può essere che non lo Shoto sarebbe l'MMA giapponese. C'era un giapponese fortissimo. Sakuraba. Che l'avevano chiamato il samurai. Sakuraba. Può essere che ha distrutto tutti quelli della famiglia Gracie. Perché prima Royce, poi Rorion, se non sbaglio. Perché praticamente in Giappone, ed è lì che a me viene un po' da sorridere quando dicono perché l'MMA, però vedi, è palese, se nel sollevante facevano il Jujutsu e lo tramandavano, cosa gli veniva? Poi gli veniva il dubbio anche a loro nell'animo umano, perché siamo così, non c'è niente da fare, dobbiamo sempre ricercare chi è il più forte, ed è giusto anche, giusto. Se no non ci sarebbe stato questo canale. Se non fosse stato per noi umani per questa corrente dobbiamo sempre dire ma se io, ma se tu, ma se... Quindi figurati se in un paese come il Giappone, che arrivava da quella tradizione e arrivavano da pochi anni, no? Che tramandavano queste discipline, figurati se non gli veniva già in mente. C'erano già stati degli incontri, certo, soprattutto contro il Kung Fu. Chiaro, sì. Okay. Però di questo se ne parleremo. Esatto. Ora ci fermiamo a parlare di quella che è la UFC. Esatto. Viene dimostrato che il Brazilian Jiu-Jitsu è la disciplina più forte. In 4-5 edizioni della UFC, esatto. Mi pare 4 forse, sì, non mi ricordo. Vince sempre Royce Gracie. Sì.
ad un certo punto, io non mi ricordo a livello storico che succede, però ad un certo punto mi sembra che la gente comincia a studiare, cioè non diventa più una disciplina contro l'altra, ma un insieme di discipline. Cosa è successo? Per quello che dico, poi sono nate le MMA come le conosciamo noi, perché magari non vogliamo essere i rivelatori di verità assoluta, ok? Però le MMA che conosciamo noi, quindi che è partita dall'UFC, ok, perché è quella che conosciamo, ok? È nata grazie al Brazilian Jiu-Jitsu alla fine, perché hanno fondato l'UFC, hanno dimostrato che loro potevano spaccare tutto, quindi gli altri partecipanti hanno detto ok, ma perché se io facciamo un po' di lezione anche noi. Ma se io so boxare bene, però devo sapere fare anche un po' di grappling, allora impariamo anche a difendere i takedown, impariamo a fare quello, impariamo a fare l'altro. Ogni atleta ormai non era più uno scontro di stile contro stile, quindi avevano tutte le stesse armi e quindi hanno dovuto dire ok, qua dobbiamo mettere un regolamento, quindi sono arrivati il peso, chiaro, i guanti. All'inizio c'erano delle regole che la summa perde, cioè praticamente potevano fare tutto a parte cavare gli occhi, cioè ok, c'era un regolamento che a momenti voleva prendere le genitali, cioè poi anche certe leve l'hanno tolte, per non rompere del tutto. Quindi cosa è successo? Svegliamo anche un arcano mistero di nuovo. Non c'erano guanti. Non c'erano guanti, no? C'erano guanti. Potevi proprio prendere, pizzicare. Ricordo una scena bellissima, il pugile che combatteva, forse nella prima edizione, si era presentato con un guanto solo. Solo un guanto solo. Con un guanto solo. Perché con uno poteva cercare di afferrare, sì, con l'altro cercava di... con l'altro menare. Spoiler, ha perso di buon tempo 12 secondi. Ma per forza. Quindi, facciamo questo piccolo spoiler di verità. Ok? Vai, sfogati. Se tu sei preparato uguale a me, con le mie stesse armi, e pesi di più, chiaro, sei avvantaggiato. No, perdo. Io devo essere più bravo di te di tanto. Allora, io sono più piccolino, se ti batto... Devo compensare con la bravura tecnica. Tanto più più bravo, quindi non mi viene di dire no, ma perché se io faccio così, quello è alto 1,90 m, ma io gli tiro questo colpo, lui va giù. No. La tecnica nasce per compensare appunto questa carenza di fisico. Tipo il Brazilian Jiu-Jitsu. Il problema qual è? Che se ti trovi uno anche che è mediocre, tu dovrai essere un talento per battere uno mediocre più grosso di te. Bravo. Quindi io te lo posso dire perché peso come una piuma, ok? Quanto pesi? 55 kg, 54,8. 55 kg. Quindi io quando mi alleno, ho fatto cose, MMA, eccetera, eccetera, cioè io devo sempre essere uno scalino superiore all'altro, perché tanto lui, quello che non ha in tecnica, lo compensa con la forza. Con la forza bruta. Se io provo ad andare a fare una kimura uno con un braccio grosso così, non gliela faccio, ok? Ma certo. È così, raga, cioè non voglio dire, c'è una scena bellissima di un vecchio collega che lui è alto 2,5 m, ok? Pesava 100 kg. Porca miseria. Io ero seduto, lui sapeva che facevo arti marziali. Già arrivare comunque con un colpo sopra 205 a uno di 2 metri. Cioè 2,5 metri. 2,05 m. Come Tyson Fury praticamente. Cioè, Tyson Fury 2,06 m. Bravissimo, questo qua fa morire da ridere. Comunque, eravamo sulla macchina aziendale, così, e lui mi guarda, sapeva che io facevo tutte le mie cose, fa: Michael, ma se io e te ci dovessimo attaccare, come faresti tu? Io l'ho guardato negli occhi. Non lo farei mai. E gli ho detto scappo. Lui è scoppiato a ridere e mi fa: bravo, mi sei piaciuto per l'onestà. Ho detto: se proprio devo ti tiro un calcio nel ginocchio, poi corro via, tanto sei alto, ti tiro un calcio alle gambe e poi corro più veloce che posso. Ok? Perché per farti ridere, io che mi allenavo 100 flessioni, 100 cose, dovevamo tagliare un cavo grosso così con delle trancette inutili, io ero lì, è arrivato lui da sopra, ha fatto così con la mano, con le mie mani dentro, quindi mi ha ucciso le dita, crack, ha preso tutto, crack, così. Certo. Ok, ma quindi questa cosa molto importante. Quindi svegliamola questa cosa, non è che uno piccolino
può uccidere tutti. Puoi compensare, ma fino ad un certo punto. Quindi quando in UFC la gente, prima Royce era più piccolo ma aveva tutta la tecnica per sé. E gli altri no. E gli altri no. Quando gli altri hanno iniziato ad avere le stesse armi, per forza di cosa si è dovuto mettere un regolamento e delle classi di peso. Certo. Perché se con 40 kg in più tu hai le stesse armi, la stessa preparazione, le stesse tecniche, niente, non si fa niente. Non si fa nada. Non si può. E questa è la nascita della UFC. Che da allora è tutto storia che già tutti sappiamo. Sì. Quello che è successo appunto in seguito a questa cosa che stava dicendo prima il maestro Michael è che ci sono le categorie di peso, ragazzi, per un motivo. E non ci sono categorie di peso ogni 10 kg. Ma molto meno. Molto meno. In 10 kg ci sono già 3 categorie di peso. Cioè, c'è un motivo, no? Vuol dire tanto, cioè vuol dire che fa tanto la differenza il peso quando le armi che abbiamo sono le stesse. Ora io direi che siamo partiti dai samurai, abbiamo toccato il Brazilian Jiu-Jitsu, siamo andati dai samurai al Jiu-Jitsu, dal Jiu-Jitsu allo judo, dal judo Brazilian all'MMA. Dal Brazilian all'MMA, e questa era solamente la parte superficiale, quello che è, però diciamo era giusto per fare un video che ricoprisse l'arco storico nella nascita di tutte queste discipline molto importanti che hanno segnato comunque la storia sì. E l'evoluzione poi che siamo arrivati fino a questo punto qua. Se volete magari dei contenuti più specifici, cosa c'era però nel mezzo di quella roba lì, come si è sviluppata sta cosa, perché poi Sì, sono andato molto veloce perché siamo partiti da come è nato il Giappone. Sì, non abbiamo toccato poi tutte quelle che sono le discipline cinesi, le discipline perché dovevamo arrivare con un filo logico verso la UFC. Se vi interessano video di questo tipo dove ci mettiamo a chiacchierare così senza un apparente scopo in questi video, noi ne faremo comunque altri, perché intanto a me piace, perché con questi video io in realtà sfrutto il maestro Miki, il master Miki, il sensei Miki. Ti sfrutto per imparare sempre nuove cose, informarmi, documentarmi e tutto il resto. Alcune delle cose per quanto riguarda il Brasile nello judo le sapevo perché le avevo già studiate, però mi interessava ripercorrere. Poi tu sei un'enciclopedia, tu insieme al senpai Bruno siete un'enciclopedia vivente. Ma perché io? Tu leggi tanti libri. Leggi un sacco di libri, quindi questa cosa ti permette però di ricordartele poi. Io leggo i libri ma non mi ricordo. Non riesco a capire che io, è per quello che non ho date proprio precise e tutto, perché magari questi libri l'ho letti chissà quanto tempo fa, no? Ti ricordi già tanto. Per quello che l'altra volta ho detto, non sono uno storico, non mi preparo la lezione prima, quindi non riesco, se sbaglio qualcosa è perché mi sono dimenticato, scusatemi. Però la linea, no, di fondo, il succo, comunque mi sono rimasti impressi tutti. Ok. Non so come. Bello, a me tipo rimane veramente pochissimo. Perché del libro di Jigoro Kano, mi ricordo. Io ho iniziato a fare allenarmi in prima elementare. Quindi io dalla prima elementare fino adesso ho sempre fatto qualcosa, più cose anche contemporaneamente. Però ero così fissato, non so, ho dei problemi forse. Vabbè, è una cosa positiva. Sì, no, però ero... magari ce l'ha per la droga o altre cose. Era peggio. Tu ce l'hai per leggere. Però tipo ero così ossessionato sul Giappone che non so perché, forse ero un giapponese. Sei un giapponese mancato. Sono un giapponese mancato, quindi sulla storia giapponese, su tutto, che io, oltre a fare arti marziali tutto, ogni volta che vedevo un libro sul Giappone, ma anche di cultura generale giapponese, ok? O cose che non c'entravano anche niente con le arti marziali magari, io prendevo e me lo leggevo, ok? Proprio per cultura generale. Poi magari lo faremo un video in cui magari consigli un po' di libri, un po' di cose. Sì. Lo facciamo poi le prossime volte. Sì, va bene. Perché è interessante sta cosa, magari anche per la gente che vorrebbe acculturarsi, informarsi un po', riscoprire certe discipline. Sulla storia. A livello proprio più tecnico, più... Le battaglie, così, se io vi dico i libri da leggere sull'epoca Sengoku, sull'epoca Edo, sul Bakumatsu, loro si vedono proprio così, li rimangono anche i nomi. Certo, quello lo faremo più avanti. Ora mi interessa in conclusione
visto che nell'ultimo video che abbiamo fatto c'è stato un interesse incredibile e anche tanti commenti, tra virgolette, negativi, di gente che non capiva, anche perché ho decontestualizzato tanti video, tanti clip. Adesso io ho capito perché il Senpai Luigi e Fumarola dicevano che tu sei una brutta persona perché fai questi short senza queste clip di 1 minuto, ma non puoi documentare senza quelle cose, contestualizzare le cose, che non è possibile farlo per livelli di per tempo. Quindi tu prendi questa roba qua, metto un titolo, così, metti un titolo che tra l'altro vorrei ucciderti, ok? Si chiama marketing, chiamatemi. Per quello sono il CEO degli sport del combattimento. Poi butti lì la bomba e poi tutti i merdoni vengono a me. Ti voglio bene, ecco, come quello del pugile con Senpai Luigi. Esatto, in conclusione, perché ti dico questo, ti volevo dire che dobbiamo ritrattare poi l'argomento di Mac e punti di pressione nei prossimi video. Quindi documentati e cercheremo di portare, magari anche insieme al Sifu Fumarola, portare ma io ho già dei libri, no? Io i libri che ho letto, che ho detto l'altra volta, no? Sì. Che ovviamente che io allora, un buon praticante di arti marziali normale il Kyushu Jutsu deve saperlo un po'. Ok, ma dal karateka tutti, perché sono loro, come dicevo prima, jutsu sembra mistico, no? Kyushu Jutsu. Cos'è sto Kyushu Jutsu? I punti che fanno male. Ok, i punti. Ok, quindi cosa vuol dire? Puoi tradurlo con punti che fanno male. Ok, non ho il guantone, ti prendo qui, a posto di prenderti qua così per strozzarti, ti prendo qui. Ok? Cosa stupida. A posto di colpirti, ti prendo con l'Ippon Ken, il Bushin Ken. Ok? Ah, sì, questo me l'ha fatto provare Senpai Luigi l'altra volta. Mamma mia, che dolore. Senpai Luigi fa Kyushu Jutsu. Sì, esatto. Ok, senza saperlo magari. Ma non spoilerare queste cose, sarà nel prossimo video. Ma no, era pur parler, era per dire. Pur parler e basta. Invece, grazie. Si sta scaricando, Si sta scaricando. Buona Hajime. Noi ci vediamo al prossimo. Grazie Miki per aver partecipato anche a questo video. Grazie a te. Ci vedremo in futuro con altri video e magari in cui parleremo di Kyushu Jutsu, punti di pressione, di Mac, e gli altri della morte. Spiegheremo però a livello, perché tu ti dilunghi non mi vuole troppo, perché poi non si capisce più una minchia, si capisce. Parleremo nei prossimi video, parleremo di queste robe qua e per vedere anche se c'è una cosa scientifica che dimostra che esistono questi punti della morte. Bravo. Ok? Così sfatiamo un po'. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. E buon Hajime. Buon Hajime a tutti.